sveglia, ta-da-di-di-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da. Molti di voi conoscono queste parole. Io no. Però tutti voi conoscete questa musica. Vi ricordate quel grande classico della vostra infanzia che porta il nome di Amleto? Ok, il Re Leone, scusate. È uguale. Quando chiedete a una persona di elencare i suoi film Disney preferiti, quasi tutti elencheranno questa classica storia di omicidio, di redenzione, di animali. È un film indimenticabile e indimenticato. Ma la Disney ci teneva a rinfrescarci la memoria con questo nuovo live action. Ok, togliamoci subito questo problema dalle zampe. Live action? Live action? Live action? No. No, 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 no. No. Non chiamatelo live action, per favore. Questa è animazione e per quanto sia super realistica, è pur sempre animazione. Live action? No, non c'è nulla di vivo. Ok? Nulla! Ma non siamo qui a parlare di semantica, qualunque cosa voglia dire. Siamo qui per parlare di questi leoni, di questi animali, di questo film, di quanto apporti di vecchio e di nuovo. Di vecchio c'è quasi tutto. Oh sì. Un buon 80% delle scene è ricalcato pari dall'originale, fotogramma per fotogramma. Vi ricordate gli animali che si radunano al rupe di re all'inizio? Sono qui? Uguali? Si muovono allo stesso modo? Però hanno un aspetto diverso, questo sì. Come i personaggi. Non parlo di inezie come le succulente zebre o i deliziosi ippopotami. Parliamo piuttosto dei leoni. Diamo un'occhiata ai personaggi del classico originale, alle emozioni che esprimono, che vada da gioia, tristezza, paura, rabbia o... Io e te parliamo dopo. Ora vediamo i personaggi del remake. Vedete la loro gioia, la tristezza, la paura, la rabbia? Beh, buon per voi perché io non vedo assolutamente nulla su queste realistiche palle di pelo. Va bene il realismo, sì, ma raccontare una storia senza che i personaggi esprimano emozioni è roba da pazzi. Che razza di personaggio è? Un personaggio che non può cambiare l'espressione del volto. Ha un'espressione arrabbiata in questo momento. Certo, non ci sono solo i leoni. C'è Zazu che è strano, ma è uno dei personaggi che strappano più risate, quindi va bene. Timone e Pumba con il loro aspetto realistico perdono un po' della vena comica che avevano e le iene sono ok. Per qualche ragione riescono ad essere molto più espressive degli altri personaggi. Oh sì. Purtroppo però nessuno di loro ha il carisma che avevano nell'originale. Ma andiamo avanti. Non pensiamo a queste cose, Hakuna Matata. E con questo cambio d'argomento che solo un professionista come me può fare, parliamo delle canzoni. Tempo fa Broadway ha prodotto un musical tratto dal Re Leone che ha potuto offrire a questo film tante nuove canzoni. Dalla canzone in cui Scar ci prova con Nala, alla canzone in cui le iene si dilettano a descrivere come mangeranno Simba. Insomma, tanto nuovo materiale che viene completamente ignorato. Invece ci ritroviamo tutte le canzoni originali, ma... oh sì, per ciascuna c'è un ma. Ok, la canzone iniziale va bene, ci sta. Poi, voglio diventare presto un re, è molto meno colorata, molto meno psichedelica. Hakuna Matata è più breve dell'originale, ma ha un suo perché. Poi, Can You Feel the Love Tonight
Tonight, stanotte, è cantata di giorno. Di giorno. E sarò re, la canzone di Scar, la migliore canzone dell'originale, la più potente, la più memorabile, la più fantastica canzone, viene stuprata. È come se ci fosse solo l'introduzione alla canzone, per poi interromperla sul più bello. Niente iene nazista questo giro. In compenso, il leone si è addormentato. È più lunga rispetto all'originale e tutto sommato è ben fatta. E infine c'è una canzone di Beyoncé, e dico che c'è perché era talmente memorabile che non mi ricordo né il testo né la musica. A un certo punto però Timon intona Stia con noi dalla Bella e la Bestia, e quello mi ha fatto ridere. Un pochino. O un po' di più. Poi, tutto quello che circonda le canzoni? Beh, anche qui ci sono alti e bassi. Alcuni dialoghi sono allungati con qualcosa in più. Talvolta ci sta, talvolta meno. Manca la scena in cui Rafiki colpisce Simba col bastone, e questo è grave, anzi gravissimo. E alcune scene mancano completamente di pathos rispetto all'originale. Quando Scar uccide Mufasa, attenzione allo spoiler, non lo fa con lo stesso impatto dell'originale. Soprattutto perché non lo getta giù con fare teatrale, ma si limita a graffiarlo in faccia come farebbero due gatti che litigano per una lisca di pesci in un cassonetto dietro un vicolo. E parlando di Mufasa, ricordate la scena chiave dell'originale? La scena in cui appare nelle nuvole per parlare a Simba? Ora, a parte che la scena è molto affrettata e non si ha il tempo di apprezzarla, né prima, né durante, né dopo. Il problema è: dov'è Mufasa? Sono semplicemente un mucchietto di nuvole qualsiasi, senza l'epica forma del Re Leone con la sua voce riecheggiante. Ricordati chi sei. Ok, c'è chi dice che si intravede un leone in queste nuvole quando ci sono i lampi, ma io non l'ho notato. È davvero difficile vederlo. E perché Rafiki non ha il suo bastone, se non giusto alla fine? E perché lo recupera dicendo «Ah, ciao, mio vecchio amico», come se fosse l'eroe di un film d'azione degli anni '80? Rafiki Nator? Ma parliamo delle 2 ore di film. Non del film, proprio del fatto che duri almeno mezz'ora in più rispetto all'originale, pur essendo la sua coppia carbone. Magari non era necessario seguire tutto il viaggio della palla di pelo di Simba. Magari non era necessario mostrarci cacca di giraffa. Magari non era necessario aggiungere linee di dialogo in più ovunque e tagliarne altre più interessanti. Questo film mi è piaciuto. Sì, tutto sommato è comunque il Re Leone. Graficamente, nonostante i personaggi siano pupazzi senza anima, è notevole e c'è qualcosa di apprezzabile, come le iene che riescono a strappare qualche risata, così come Zazu, così come Timon, così come Pumba. L'originale è un capolavoro e questo film è semplicemente l'originale con un vestito molto lussuoso, ma che ha bisogno di qualche rattoppo qui e là. Molti rattoppi. Senza lo charme, senza i colori, senza l'immaginazione dell'originale. Un po' spento, ma comunque godibile. Con qualche rischio in più si poteva fare qualcosa di meglio, qualcosa di più originale, che potesse arrivare ad avere un'identità propria. Se volete vedere un buon film, guardate l'originale. E poi, se volete, guardate anche questo. Ma solo se volete.